Eccoci ragazzi, allora per fare queste decorazioni ci servono ovviamente delle arance, cercate di prendere quelle più tonde che potete. Allora prima queste qui le mettiamo un attimo da un lato e questa qui che è un po' più ovale la facciamo a fettine. Le fettine possiamo come al solito farle seccare, disidratare nel forno, oppure secondo me viene ancora meglio perché mantiene il colore, metterli sui termosifoni. E in più deodorano anche casa, quando c'è il termosifone si sente poi l'odore di arancio in tutta la casa. Ci mette un po' più tempo, è vero, ma da qui a Natale avete tutto il tempo. E queste le mettiamo un attimo da un lato e le metterò sui termosifoni. Per queste decorazioni, come avete visto, ci serviranno anche gli spiedi, questi qui. Vi consiglio di seguire il video per intero perché sto per mostrarvi la vera tecnica per ottenere delle arance intere essiccate che non siano poi bruciate, perché su YouTube e su internet si trovano vari tutorial che poi si rivelano sbagliati e le arance bruciano. Con un coltello ben affilato pratichiamo 4 tagli lasciando 1 centimetro dal fondo e dal picciolo dell'arancio. Dopodiché pratichiamo altri tagli tra i tagli praticati in precedenza. Adesso le mettiamo in forno su una teglia con sopra della carta forno per 8 ore. Dopo 4 ore li capovolgiamo e al termine vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci ragazzi, sono passate 4 ore esatte, adesso dobbiamo, guardate un po' che belle che sono, ma non sono mica ancora pronte. Dobbiamo far passare uno spiedino dal picciolo e dal fondo dell'arancio. Ok, e con l'uso di una forchetta, stando attento a non scottarci perché sono ancora calde, dobbiamo cercare di far uscire più succo d'arancio possibile dalle arance. Lo spiedino lo usiamo per far sì che quando l'arancia sarà quasi completamente svuotata dal succo e rimessa in forno mantenga la forma. Quando abbiamo finito tagliamo lo spiedino e lo andiamo a riposizionare in forno per altre 4 ore. Ok ragazzi, sono passate 8 ore, le arance si presentano così. Adesso spengo il forno e li lascio essiccare sopra ai termosifoni. Una buona alternativa al termosifone è posizionare i nostri aranci nel microonde e andare a 800 watt cicli di 5 minuti per disidratarli ulteriormente. Eccoci ragazzi, queste sono le arance essiccate nel modo in cui abbiamo visto. Io per farle durare di più nel tempo le ho anche verniciate con del Vinaville. Quando il Vinaville asciuga è completamente trasparente, quindi sono praticamente plastificate
e questo le fa durare di più nel tempo e le protegge dall'umidità. Qua ci sono le arance in fettine essiccate sui termosifoni, come vedete hanno mantenuto il loro colore. Di cannella, pigne, dei fiori, questi si trovano veramente in commercio a poco. Dello spago, della colla a caldo, possiamo con uno spago e con l'aiuto di uno spiedo bucare attraverso le arance e andare a passare dello spago, e queste arance utilizzarle come palline di Natale alternative per il nostro albero. Un bastoncino di cannella, possiamo farlo passare attraverso le arance e otteniamo così una decorazione da attaccare ai rami dell'albero. Con le cose che siamo andati a disidratare andremo a creare una bellissima ghirlanda natalizia. Questa la trovate nei negozi anche dai cinesi, veramente a poco prezzo, come vedete molto scarna, quindi perfetta per essere decorata al nostro piacimento. Io per prima cosa vado a posizionare gli elementi senza fissarli per vedere come metterli nel modo migliore. Le pigne si trovano altrettanto facilmente nei negozi di bricolage. Ok ragazzi, le andiamo a fissare con la colla a caldo. Possiamo, se vogliamo, decorarla ulteriormente con una pioggia di glitter dorati. Passiamo un po' di lacca per i capelli, questo aiuterà a fissare il primo strato e un ulteriore secondo strato. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, mi raccomando, fatemelo come regalo di Natale, lasciatemi dei commenti e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo per un altro video. Buon Natale, ciao ciao!